Primo episodio della serie dedicata alle speedrun su Donkey Kong Country Returns HD, il cui scopo principale sarà quello di mostrarvi trucchi e strategie per affrontare tutti i livelli e ottenere le migliori medaglie del gioco. Infatti, mentre nelle prove a tempo vediamo solo le medaglie di bronzo, argento e oro, in realtà nel titolo esiste una quarta medaglia, quella scintillante, che si ottiene completando ogni scenario ben prima della finestra temporale richiesta per l'oro. In questo video passerò in rassegna le mie speedrun su tutti i livelli del primo mondo, in cui oltre a descriverli fornirò anche consigli su come superarli il più velocemente possibile. Ma prima di avventurarci nella giungla potete supportare la serie lasciando un mi piace ed iscrivendovi al canale se siete nuovi. Giungla Selvaggia, pur essendo strutturalmente semplice, essendo il primo livello del gioco, non è banalissimo per ottenere la medaglia dorata scintillante, perché la finestra di tempo per riuscirci è molto stretta e non si discosta molto dal tempo necessario per l'oro normale, data anche la brevità del livello. Infatti per quest'ultima il limite è di 57 secondi, mentre per la medaglia scintillante è di 53, soli 4 secondi in meno, che però si fanno sentire tantissimi in questo livello dal momento che non esistono trucchetti o scorciatoie particolari e l'unico modo per ottenerla è fare una run perfetta. A metà livello c'è una breve pausa dovendo aspettare il barile ed anche la piccola parte che avviene sullo sfondo non è scontata, in quanto si deve raggiungere il barile in alto con salti super precisi evitando di attivare il jetpack di Diddy Kong, poiché ogni millisecondo è importantissimo per ottenere il platino in questo primo livello. Una volta tornati in primo piano, la sfida può dirsi conclusa e tutto quello che occorrerà fare sarà rotolare fino alla fine dello scenario evitando il primo fiore e saltando direttamente sul secondo per ricevere la spinta necessaria per distruggere automaticamente il barile di fine livello. E come si può vedere, anche facendo tutto perfettamente si rientra appena in tempo nella finestra della medaglia scintillante, che è di 53 secondi, quindi per una questione di pochissimi centesimi. La finestra di tempo per ottenere la medaglia scintillante per reame arrampicato è molto generosa e anche lo scenario, essendo solo il secondo livello del gioco, non è molto complicato. In teoria si potrebbero pure perdere molti secondi e guadagnarla lo stesso se non fosse per il fatto che alla fine del livello serve un tempismo particolare per arrampicarsi sulle piattaforme rotanti e se non si supera la prima parte in maniera perfetta si dovrà poi aspettare la rotazione completa delle piattaforme che dura un numero di secondi sufficiente a precludere l'ottenimento della medaglia scintillante. Se si raggiunge la zona finale quando il timer indica appena 25 secondi, allora si rientrerà nelle tempistiche per passare al di sopra della prima piattaforma rotante ed è stata completata con successo quella che può essere considerata come la parte più difficile. Il secondo momento critico si ha dopo l'arrampicata sulle pareti quando si raggiunge la superficie con gli spuntoni. Lì infatti, anziché aspettare che scenda la prima piattaforma rotante, bisogna saltare direttamente sulla seconda. Dopo aver scalato ulteriormente il livello è molto difficile riuscirci, ma è possibile col giusto tempismo, grazie al fiore rosso rimbalzante, saltare direttamente sulla piattaforma rotante senza aspettare che scendi il lato con l'erba. Fortunatamente però, se si completa la precedente sezione in maniera perfetta, questi pochi secondi di attesa non compromettono la partita. La parte finale dello scenario è molto lineare e bisognerà semplicemente scalare le pareti senza nemmeno aver paura di eventuali danni, dal momento che c'è Diddy Kong che protegge e basterà saltare sui fiori fino a raggiungere il barile finale. La difficoltà principale di tale livello risiede solo nella parte centrale quando si deve raggiungere la piattaforma rotante in tempo per iniziare la scalata, ma una volta superato quel punto si risparmia abbastanza tempo da ricevere la medaglia scintillante con largo anticipo. Io ho impiegato poco meno di 1 minuto e 13 secondi, mentre la finestra per ottenerla è di 1 minuto e 18.
Per quanto riguarda il terzo scenario, Fronda Pendente, si tratta di un altro di quei livelli non banali in cui oltre all'abilità è richiesta anche la memorizzazione della posizione dei nemici che costituiscono gli elementi di un complesso parkour. La sezione iniziale è abbastanza facile e dopo essere entrati nel primo barile bisognerà saltare con una precisione millimetrica sulle gracicrai gracchi per entrare senza perdere nemmeno un secondo nel successivo barile. Una volta eseguita perfettamente questa parte iniziale, anche perdendo dei secondi nel percorso successivo, non si comprometterà l'ottenimento della medaglia scintillante. L'unica parte critica a cui prestare attenzione è il momento in cui si dovrà raccogliere Diddy Kong al volo, che sarà essenziale per la conclusione del livello. Infatti grazie a lui si potrà planare e rotolare senza fermarsi fino a che non si raggiunge il barile finale, risparmiando secondi preziosi per raggiungere l'obiettivo. A parte la fase iniziale che va eseguita perfettamente, questo terzo livello non richiede un tempismo particolare, con la medaglia scintillante che si ottiene al di sotto dei 46 secondi, non una finestra molto ampia ma nemmeno troppo rigida. Dopo i 3 livelli precedenti, che non davano il più caloroso dei benvenuti per la loro difficoltà, soprattutto considerando che erano i 3 scenari iniziali del gioco, il quarto livello, Sponda Dorata, permette di tirare un sospiro di sollievo in quanto è uno dei più facili dell'intero gioco. Nella prima fase bisognerà solamente rotolare all'infinito grazie a Diddy Kong e fino al checkpoint occorrerà saltare solamente 2 volte, dopo aver sconfitto i 2 gracchi e dopo essere passati sotto le ultime 2 gracicra. La situazione cambia dopo aver raggiunto il checkpoint, dove saranno richiesti i salti più studiati ma sono nulla paragonati ai 3 livelli precedenti. E anche se il limite massimo per ottenere la medaglia scintillante è di soli 50 secondi, dal momento che il livello è molto corto, dopo pochissimi tentativi si riuscirà senza alcuna difficoltà a rientrare nei tempi. Questo quarto livello è stato progettato appositamente per essere una pausa fra i 3 precedenti e quelli che verranno, che richiedono molta più dedizione. È possibile già dopo 3 o addirittura 2 prove scendere anche al di sotto dei 49 secondi con netto vantaggio rispetto alla soglia limite, il che non è banale per un livello corto come questo. Chioma Cannone, se non si vuole considerare il boss di questo mondo, è il livello che porterà via più tempo per la medaglia scintillante, dal momento che la finestra per ottenerla è molto rigida e che si dovrà completarla in maniera perfetta per guadagnarla. Il livello di per sé non è difficilissimo, ma essendo lungo e proponendo vari segmenti critici, sbagliando il tempismo di anche solo uno di questi si comprometterà definitivamente la run. Inoltre bisognerà anche ricordarsi di alcune scorciatoie come quella col barile all'inizio. La parte più complicata dell'intero scenario è nella sezione centrale durante il salto sulla seconda gracicra, che va colpiti il più a destra possibile per raggiungere il secondo barile, e questo passaggio è fondamentale per risparmiare i secondi che permetteranno l'accesso alla medaglia scintillante. Un'altra sezione non banale è quella successiva, dove si dovrà saltare sui gracchi per non sprecare tempo, e dopo aver preso Diddy Kong arriverà l'ultimo momento critico, dove bisognerà spararsi dei barili istantaneamente innescando un piccolo trucco che permette di saltarne uno, e anche questo è indispensabile per la run perfetta. Tutto ciò che verrà dopo invece è una strada in discesa ed è impossibile perdere, dato che è tutto molto lineare, soprattutto se paragonato alle fasi precedenti. Si dovrà sempre col giusto tempismo uscire dai barili ed è importante alla fine del livello, una volta distrutta l'ultima statua, spararsi direttamente verso il barile finale, evitando di aspettare il rimbalzo del blocco di pietra appuntito. Come detto all'inizio, questo dopo il boss è il livello più difficile del primo mondo, con un limite per la medaglia scintillante di solo 1 minuto e 1 secondo, ben 9 secondi in meno rispetto a loro che è di 1 minuto e 10 secondi, e l'unico modo per ottenerla è eseguire una run perfetta. Binario equatoriale è, assieme al quarto livello, Sponda Dorata, uno dei più facili del primo mondo. Va posta attenzione solamente all'inizio, dopo aver raccolto Diddy Kong ed aver schiacciato il pulsante, quando bisognerà saltare immediatamente sulle piattaforme cadenti per raggiungere l'entrata della miniera. E per risparmiare qualche centesimo di secondo è bene, dopo la discesa, effettuare un rotolamento per saltare direttamente nel barile. Superata questa prima parte non c'è niente di particolarmente complicato ed è impossibile perdere la
medaglia scintillante. In generale tutti i livelli sui carrelli da miniera sono estremamente semplici in quanto non richiedono una vera speedrun, dal momento che il carrello si muoverà automaticamente e bisognerà solamente saltare al momento giusto e non esistono modi né per guadagnare tempo né tantomeno per perderlo. Gli unici nemici presenti nello scenario saranno le grottalpe e varie specie di tiki. C'è da dire che prima del checkpoint di metà livello la difficoltà è molto più bassa, dato che il carrello di Donkey Kong andrà molto lentamente e la maggior parte delle grottalpe andranno nel suo stesso verso, quindi è molto facile vederli in tempo per evitarle. Dopo il checkpoint invece lo scenario tende a complicarsi leggermente con una maggior quantità di nemici a schermo e soprattutto per le grottalpe che vanno quasi esclusivamente nel verso opposto a quello di Donkey Kong, il che richiede maggiori riflessi rispetto alla fase precedente. Ad ogni modo questa seconda parte è abbastanza lineare e l'unica azione significativa è saltare alla fine della discesa finale per atterrare sull'ultimo tratto di binari. Come detto prima, questo livello, come del resto tutti quelli in cui si guida un carrello da miniera avendo un flusso prefissato, presenta una finestra temporale per la medaglia scintillante quasi coincidente con quella dorata, pari a 1 minuto e 42 secondi. In un'ipotetica scala di difficoltà considero questo livello il secondo più facile del primo mondo, perché a differenza di Sponda Dorata, dove bisognava solamente rotolare all'infinito, qui viene richiesto un pizzico di abilità all'inizio quando si deve atterrare il prima possibile sulle piattaforme in caduta, ma rimane comunque uno dei livelli più semplici di tutto il gioco. Il livello speciale del primo mondo tratto Trematutto di per sé non è complicatissimo, ma serviranno tanti tentativi per memorizzare le posizioni delle piattaforme e dei nemici, essendo anche abbastanza lungo. La parte più difficile risiede proprio all'inizio, quando si deve atterrare perfettamente sul tiki per prendere il percorso superiore e risparmiare qualche centesimo di secondo. Dopodiché è tutto molto lineare e un altro accorgimento per salvare tempo è quello di rotolare contro i tiki anziché saltare su di essi. Nella seconda parte dello scenario non servirà nemmeno ricordarsi la posizione delle piattaforme, in quanto il percorso da seguire è molto evidente e non esistono né vie secondarie né trucchi particolari che permettono di superare il tratto più velocemente. A parte quello di non scivolare sulla discesa, ma rotolare e atterrare direttamente sui tiki. Dopo aver saltato sugli pneumatici, anche nella parte seguente c'è un trucchetto simile e rotolando e saltando al momento giusto è possibile risparmiare preziosi centesimi di secondo. La terza ed ultima sezione è quella più noiosa, dato che si dovrà prestare la massima attenzione a non urtare le spine, che aumenteranno esponenzialmente, e soprattutto ad atterrare precisamente sui tiki. Se si eseguono tutti i passaggi correttamente, evitando di subire danni, si può completare il livello poco prima di 1 minuto e 6 secondi, che è il tempo richiesto per guadagnare la medaglia scintillante. In conclusione, Tratto Trematutto non è un percorso ostico, ma dato che la fascia per ottenere il grado massimo è molto ristretta, si può considerare tale scenario uno dei più difficili del primo mondo, tolto il boss e Chioma Cannone, che nonostante si possa terminare con un paio di secondi in anticipo, richiede alcuni trick per essere completata con successo. Colle Brutto Muso, che ospita il primo boss dell'avventura, non è solo il livello più difficile del primo mondo, ma quello più complicato in assoluto dell'intero gioco se si vuole fare la speedrun perfetta. In generale, le sfide per i boss che hanno dei pattern d'attacco predefiniti come questo non dovrebbero essere un problema, se non fosse per il fatto che per qualche strano motivo gli sviluppatori hanno fissato il limite per la medaglia scintillante a soli 38 secondi, ben 18 in meno rispetto a quella dorata. È l'unico modo possibile per riuscire in questa impresa è utilizzare un glitch nel gioco che consiste nel colpire Brutto Muso in una piccolissima finestra temporale in cui è vulnerabile, bloccando la sua corsa prima che raggiunga l'estremità dello scenario. L'aspetto orribile di tutto ciò è che il tempismo richiesto per colpirlo è limitato a pochissimi frame e se si salta un centesimo di secondo prima o dopo non si attiverà il glitch necessario a bloccare il boss. Personalmente mi ci sono volute non ore ma giorni per comprendere come innescare il meccanismo e quando e dove saltare. E come se non bastasse, dopo aver usato questo exploit, il resto della battaglia non è per nulla banale e continueranno ad essere richiesti salti super precisi sul nemico e se per caso si sbaglia un colpo per pochi frame si comprometterà tutta la partita, si dovrà ricominciare dall'inizio e replicare quel trucco che riesce una volta ogni 100 tentativi. In conclusione, questo boss è un incubo perché è l'unico in tutto il gioco a non richiedere né bravura né abilità, ma solamente fortuna nell'effettuare
effettuare il glitch e si attesta di diritto come il livello più difficile in assoluto di tutto il gioco per la speedrun perfetta. Non è tanto una difficoltà intrinseca, ma una relativa all'assurda decisione da parte degli sviluppatori di richiedere l'utilizzo di un bug per ottenere la medaglia scintillante che si ottiene al di sotto dei 38 secondi. Un tempo che ha ancora meno senso considerando che per loro ne servono 56. Ma come vedremo nei prossimi mondi, le finestre temporali per le medaglie scintillanti sono estremamente incoerenti e in alcuni livelli sarà richiesta una precisione al millisecondo, mentre in altri si guadagnerà con decine di secondi di vantaggio. Spero che questo video guida su come ottenere le medaglie scintillanti nella giungla in Donkey Kong Country Returns HD vi sia stato utile. Come primo mondo è un po' atipico dato che comprende alcuni dei livelli più complicati del gioco, ma come avremo modo di osservare, paradossalmente la difficoltà del titolo è anticlimatica e i livelli alla fine saranno molto più semplici di questi appena visti. Se avete domande su qualche sezione in particolare dei livelli mostrati potete farle liberamente qui sotto nei commenti. Per non perdervi le ultime novità potete seguirmi invece su tutti i miei social di cui trovate i link in descrizione. In sovrimpressione ci sono i miei ultimi contenuti più importanti. In attesa del mio prossimo video sulle medaglie scintillanti del secondo mondo, ciao e buon gaming a tutti!